Buongiorno a tutti e benvenuti in questo vlog. È domenica 7 febbraio e un paio di giorni fa ho finalmente ricevuto l'agendina su cui avevo finito di scrivere Slytherin Secrets e che avevo dimenticato in Italia. Me la sono dovuta far spedire dai miei genitori insieme ai regali di Natale e altri cibi, il famoso pacco da giù, proprio giù. Il pacco è arrivato giovedì, ma non ho ancora avuto il tempo di iniziare a vedere cosa c'è scritto, che cosa ricopiare, che cosa integrare, eccetera, e quindi pensavo che sarebbe stata una cosa divertente documentare il processo, diciamo, finale. Per chi non lo sapesse, io ho finito di scrivere la prima stesura, diciamo, di Slytherin Secrets, la mia dramione nel fandom di Harry Potter, a luglio durante il Camp Nano, e ho iniziato a revisionare i capitoli più o meno subito dopo la fine del camp, e nel corso di questi mesi ho lentamente completato la revisione di tutti i capitoli che avevo sul PC. Me ne mancano giusto un paio che ho già completi e poi si andrà direttamente con le scene che ho scritto a mano ma che non ho ancora ricopiato al PC e revisionato. Quindi in questo vlog, che non so quanto durerà, speriamo non troppo, documenterò la fine, diciamo, di questo processo, quindi diciamo la fine della revisione e seconda stesura di Slytherin Secrets, che dopo verrà mandata alla mia fedelissima beta, che mi farà sapere che cosa ne pensa prima che io dia una terza ripassata, si spera molto veloce, alla storia prima di iniziare a pubblicarla su internet. Sono le 13:32 e sto aspettando che arrivino le 2 perché ho un write-in organizzato qui sul canale. Ci troviamo ogni weekend per scrivere tutti insieme e sto appunto approfittando di questo write-in per iniziare la mia, diciamo, ricopiatura e revisione. Siamo pronti per partire, mancano giusto un paio di minuti. Non vedo l'ora di iniziare a scrivere perché mi sento molto ispirata oggi, ho proprio voglia di scrivere. Sarà che so che sono quasi alla fine e non vedo l'ora di far combaciare tutti i pezzi e completare la seconda stesura, che tecnicamente dovrebbe darmi una storia completa, che poi dovrà comunque essere revisionata da qualcun altro, però tecnicamente dovrebbe già essere pronta per essere pubblicata dopo la seconda stesura. Vedremo come va. Ha anche iniziato a nevicare. Ho finito la prima sprint e ho scritto un centinaio di parole, sto finendo una delle scene che ho già al PC. Il mio piano di azione è di finire di revisionare tutto quello che ho già scritto al PC, poi iniziare a copiare quello che ho sull'agenda e una volta che ho finito tutto tornare indietro e rileggere quest'intera ultima parte per fare un'ulteriore revisione, perché appunto è una parte che ho scritto quest'estate e non ho mai più riletto o revisionato, quindi è ancora proprio una prima stesura vera e propria. Abbiamo adesso iniziato la nostra seconda sprint e ho controllato alcuni degli appunti che avevo preso quest'estate per avere bene un'idea su cosa debba lavorare. Siamo alla sprint finale, una bella sprint di 30 minuti. Io ho concluso una scena e ora sto rileggendo un'altra scena e sto pensando di unirle e di, diciamo, metterle nello stesso capitolo, quindi di unire due capitoli. E ho scritto all'incirca 200 parole, sono principalmente descrizioni introspettive perché nella prima stesura mi sono concentrata molto su quello che stava succedendo e poco sulla parte introspettiva, quindi sto aggiungendo. E niente, in tutta onestà è stato un pomeriggio molto produttivo. Spero di sbrigarmela con questa rilettura così poi posso iniziare a copiare. Se lavoro un'altra oretta, magari più tardi, vedo bene come sono messa, penso di poter riuscire a rileggere la parte scritta al computer e finirla stasera e iniziare a ricopiare domani. Se non dovesse accadere, domani mattina probabilmente finirò la rilettura e nel pomeriggio sera inizierò la ricopiatura. Quella sarà abbastanza noiosa, però dovrebbe anche scorrere abbastanza velocemente. Vedremo come va.
Abbiamo appena finito il live write-in, ho scritto 200 parole aggiuntive e finito anche la seconda scena. Devo assolutamente aggiungere una parte introspettiva alla fine, ma per poterlo fare devo prima capire lo sviluppo, diciamo, emozionale del personaggio. Di conseguenza, verso la fine della sprint ho iniziato a scrivere sul mio fedele quadernino per fare un po' di brainstorming e capire come affrontare questa cosa. Mi mancano all'incirca 3 scene complete già scritte al computer da leggere ed editare, poi inizierò con la ricopiatura. A questo punto, visto che devo fare questa parte di brainstorming, penso di finire domani con l'editing appunto e forse riuscirò ad iniziare la ricopiatura anche, vedremo come va. Buongiorno, è lunedì 8, sono le 8:23 del mattino. Mi sono appena alzata. Uno degli obiettivi secondari di questo vlog sarà cercare di mettere in piedi una routine di scrittura, perché sto avendo difficoltà a scrivere tutti i giorni. Ho più tempo libero di quanto avrei normalmente. Con le lezioni online potrei trovare tranquillamente il tempo di scrivere, ma sto avendo delle difficoltà, quindi voglio provare questa settimana e probabilmente anche la prossima a capire come inserire la scrittura nella mia routine in modo che funzioni. Oltretutto, da questa settimana inizierò una sfida di yoga, perché le palestre sono ovviamente chiuse causa Covid e ho dovuto iniziare a fare yoga in casa in modo da non, diciamo, restare completamente ferma. In più sta anche nevicando, quindi non si può neanche andare a fare una passeggiata, di conseguenza yoga è la mia unica speranza e voglio fare yoga tutti i giorni alla mattina. Il problema è che lo devo fare in salone, perché è l'unica stanza della casa abbastanza grande, il che vuol dire aspettare che il salone diventi caldo abbastanza per poterci stare, perché ovviamente è la stanza più fredda della casa. Quindi il mio piano è di alzarmi alle 8, 8:15 tutte le mattine, accendere il riscaldamento in salone, tornare in camera, scrivere per un'oretta e mezza al tempo che si scalda bene il salone. Dipende, purtroppo è una stanza molto arieggiata. Gli infissi delle finestre nel Regno Unito sono un po' un disastro in edifici così vecchi, di conseguenza dovrò aspettare un po'. Il mio piano è di fare delle sprint, quindi farò una sprint adesso, poi farò una pausa e probabilmente andrò a preparare la colazione, tornerò indietro, me la mangerò, farò un'altra sprint e così via finché il salone non raggiunge una temperatura vivibile e poi mi sposterò lì per fare yoga. Yoga durerà 50 minuti, 45 minuti, poi farò una doccia e il pranzo. Il pomeriggio invece sarà dedicato principalmente all'università. Penso di poter mettere qualche sprint di scrittura nel mezzo se riesco, ma vedremo come va. Ho appena iniziato a leggere il pezzo in cui c'è la vera e propria, diciamo, azione. Il piano che Draco e Hermione hanno ideato viene messo in atto e non dico che il piano non funzioni, ma è troppo semplice. Il piano prevede di affrontare un altro personaggio che è estremamente potente e non avrebbe assolutamente senso per Draco ed Hermione riuscire a fare quello che devono fare nella maniera semplice che ho scritto. In sé penso che il piano, come un piano semplice, non sia una cattiva idea, perché spesso nei libri vediamo questi piani super elaborati e alle volte in realtà qualcosa di semplice e diretto funziona meglio perché magari è inaspettato, contando poi che sono solo loro due, non è che possono fare chissà che cosa. Il problema è che appunto sono contro un personaggio così forte che roba troppo semplice sarebbe ovviamente impensabile e non avrebbe senso all'interno della storia. Il lettore non l'accetterebbe mai, quindi devo o modificare il piano o renderlo più complicato o far andare qualcosa storto subito all'inizio, perché così non solo è troppo semplice, sta anche filando troppo liscio. Quindi adesso finirò la rilettura e la copiatura della fine e poi tornerò indietro a fare
un po' di brainstorming per cercare di capire come procedere, cosa cambiare, cosa far andare storto, eccetera. Quindi nei prossimi giorni ci sarà anche del plottaggio, ovviamente. Ho finito l'ultima scena che avevo scritto al computer e ho preso delle note di cose da cambiare e sicuramente c'è del lavoro da fare. Innanzitutto mi pare che questa parte finale del libro sia molto più corta rispetto a quello che dovrebbe essere. Il problema è con il piano che ho ideato al momento non c'è spazio per scene aggiuntive, perché appunto non essendo molto complicato si svolge molto velocemente, e da un lato è un bene perché non hanno molto tempo, e dall'altro però rende l'intera storia sproporzionata, perché la prima parte è più lunga mentre la parte finale, che è quella dove tutto dovrebbe avvenire, è più corta. Quindi devo trovare un modo per risolvere questo problema, non so come, ma sicuramente vedo una lunga sessione di brainstorming nel mio futuro. In ogni caso adesso mi cambio e vado a fare yoga, poi devo nel pomeriggio fare roba per l'università, devo ascoltare una delle mie lezioni se è online e lavorare alla tesi, quindi penso di iniziare a copiare dall'agenda le scene che avevo già scritto, o nel pomeriggio durante una pausa o stasera, ma potrei anche andare direttamente a domani. Vediamo quanto sono impegnata con tutto il resto che devo fare. Ho fatto yoga, ho fatto la doccia e iniziato a cucinare, e devo dire che relativamente al fatto che sto cercando di trovare una routine che funzioni, mi sento molto bene. Sapevo già che fare yoga la mattina mi mette, diciamo, di buon umore, mi mette in un buono stato mentale per essere produttiva, ma non pensavo che fare scrittura e yoga avesse questo effetto così, diciamo, benefico. So che è solo il primo giorno, ma mi sento già più produttiva mentalmente, più preparata, quindi penso che resterò con la routine di alzarmi, fare colazione, scrivere mentre aspetto che il salone si riscaldi, andare a fare yoga prima di pranzo, fare la doccia e poi iniziare a cucinare. Sembra funzionare molto bene, ma vi dirò poi con il pomeriggio. Se mi sbrigo presto con la roba dell'università potrei riuscire a scrivere tardo pomeriggio o sera, ma ho un video da editare anche, quindi vedremo lì come va. In linea generale vorrei riuscire a scrivere per 1 o 2 ore tutti i giorni, in modo da fare dei progressi giornalieri. Se c'è una cosa che il NaNoWriMo mi ha insegnato è che se mi impegno e ci provo riesco a mantenere una routine giornaliera di scrittura. Ovviamente non sarà mai come quella del NaNoWriMo, non ho un obiettivo di 1666 parole al giorno, non ho neanche un obiettivo in ore, è più un fare qualcosa ogni giorno. Buongiorno a tutti, è martedì 9 febbraio, sono le 10:10 del mattino. Ho cambiato un po' la routine rispetto a ieri, mi sono alzata un po' più tardi e ho fatto colazione prima di iniziare a scrivere. Ho iniziato a ricopiare dall'agenda, ho fatto 2 pagine e sono arrivata a circa metà della terza, per un totale di 477 parole. 200-250 sono nuove all'incirca, mentre il resto sono appunto ricopiate. Già riesco a vedere cose che non mi piacciono, che devono essere approfondite, ma in questa prima fase voglio solo ricopiare e mi preoccuperò una volta che avrò tutto nel documento di rileggere quest'ultima parte e decidere cosa fare. Tutto sommato per 1 ora e un quarto di lavoro direi che sono molto soddisfatta, quasi 500 parole è un buon risultato, anche se appunto alcune le ho semplicemente ricopiate. Potrei continuare a scrivere più tardi, ma devo fare roba al solito, devo seguire le lezioni per l'università e quindi vedremo come va più tardi. In ogni caso ho solo 24 pagine da ricopiare e non sono molto lunghe, perché come vedete l'agenda è piccola. Di conseguenza penso di poter finire, se non questa settimana, all'inizio di settimana prossima, e da settimana prossima poi dedicarmi alla revisione di queste ultime parti e sicuramente al plottaggio.
È il 10 febbraio e sono le 7:30 di sera. Ho appena finito di copiare un'altra facciata della Dramione, finendo diciamo la scena. In realtà non l'ho proprio finita, a quanto pare ho smesso di scrivere la scena a metà perché non avevo idea di come andare avanti e sono saltata direttamente alla scena finale che chiude l'intera storia. Quindi domani copierò quella parte, poi tornerò indietro a cercare di capire che cosa di preciso succede tra le due scene, perché appunto questa parte è veramente molto abbozzata e piena di buchi, quindi sarà molto divertente riempirla. Sono le 12:10 dell'11 febbraio e mi è appena venuta in mente forse una soluzione per allungare la seconda parte della storia. Se avete letto le mie versioni precedenti di Slytherin Secrets su EFP, sapete che oltre al punto di vista di Draco e Hermione ho utilizzato anche quello di Blaise, Zabini, e nell'ultima parte della storia non l'ho utilizzato, mi sono concentrata solo su quello che succede a Draco e Hermione perché diciamo lo sviluppo della trama è nelle loro mani, diciamo così. Per ora mi è venuto in mente che potrei effettivamente dare un ruolo un pochino più proattivo a Blaise anche in questa seconda parte e quindi inserire alcune scene dal suo punto di vista. Non so bene cosa farò succedere, penso qualcosa relativo all'antagonista, perché in questo momento l'antagonista è più vicino a Blaise di quanto lo sia Draco e Hermione, quindi ha senso che Blaise noti qualcosa che gli altri due non possono notare per forza di cose, e penso che sarebbe una buona cosa alternare i punti di vista di Blaise, Draco e Hermione anche in questa seconda fase per mostrare cosa succede diciamo a tutto il gruppo. Per non fare ulteriori spoiler mi fermo qui, ma niente, dovrò fare un po' di plottaggio per capire bene come incastrare i pezzi, ma penso che sia una buona idea. Insomma, amo scrivere il punto di vista di Blaise, penso di avere quasi più parti dal suo punto di vista che da Draco e Hermione, o almeno a un certo punto avevo più parti di Blaise, poi alcune le ho integrate, cancellate eccetera, però diciamo che è un personaggio che mi piace. In generale mi piace scrivere dal punto di vista delle serpi più di quanto mi piaccia scrivere dal punto di vista dei Grifondoro, per ovvie ragioni. Caso vi steste chiedendo la mia casa, io sono sicuramente Serpeverde, un misto diciamo tra Serpeverde e Corvo Nero ad essere precisi. In ogni caso mi occuperò di queste nuove idee stasera. Abbiamo il salotto di scrittura dalle 17 alle 19 orario del Regno Unito, quindi dalle 6 alle 20 orario italiano, e userò quell'ora, ora e mezza per lavorare sulla storia, ecco. Ho appena finito il salotto letterario e ho scritto 452 parole e 2 pagine, quindi ho ricopiato il contenuto di 2 pagine e ho ulteriormente allungato, superando il, diciamo, numero di parole totali della prima stesura. Sto lavorando a quello che è, diciamo, l'ultimo capitolo della storia. È un capitolo che avevo già in mente e che quindi ho scritto quasi completo. Ovviamente tutta la parte precedente è ancora proprio a pezzetti, non ci sono avvenimenti, ho letteralmente interrotto la scena a metà e sono passata alla scena finale, quindi dovrò tappare appunto i buchi una volta che ho finito di ricopiare, ma penso che questa scena finale, se non cambio niente della parte precedente, vada già bene così. Dipende da cosa decido di far avvenire precedentemente, quello cambierà i dialoghi e magari anche lo svolgimento della scena, ma è una cosa che dovrò vedere successivamente. Sto procedendo un pochino a rilento, però purtroppo il tempo è quello che è, quindi riuscire a fare qualcosa ogni giorno è già abbastanza per me. Sono qui, pronta a iniziare il live write-in. Oggi è sabato 13 febbraio, quasi una settimana da quando ho iniziato questo vlog e sono ancora abbastanza in alto mare, ovviamente, ma è una gioia. Ma avevo già considerato la possibilità che questo vlog finirà per coprire mesi e mesi, quindi incrociamo le dita che io ce la faccia per la fine di febbraio, ma chi lo sa.
Stiamo facendo la seconda sprint, abbiamo quasi finito e durante la prima sono riuscita a copiare una pagina, ma soprattutto mi è venuto in mente come, diciamo, sbloccare un po' la situazione e quali scene aggiuntive inserire. Non ancora con precisione quali scene, che cosa accadrà, ma per ora ho solo un'idea generale di quello che voglio far accadere. Come farlo accadere sarà un altro paio di maniche, ma voglio prima finire di copiare tutto e poi vedere dove inserire queste scene aggiuntive, che cosa far accadere e come far intrecciare, diciamo, avvenimenti diversi in maniera coerente. Prima però devo decidere cosa far accadere nella parte di Draco e Hermione, perché basato su quello poi devo decidere anche l'altra parte. Ovviamente per fare ciò devo prima sistemare quello che già ho in modo da decidere come procedere, ecco. Però sono contenta di aver avuto quest'idea, ho plottato giusto un paio di paginette e vedremo poi come si evolverà. Abbiamo appena finito il live write-in, ho scritto barra ricopiato 500 parole, quindi sono molto soddisfatta. Per un paio d'ore è stato abbastanza produttivo e ho totalmente ricopiato le prime, diciamo, 10 pagine e sto lavorando all'11ª pagina. Ho un totale di 25 pagine da ricopiare, quindi spero di riuscire a finire per la fine di settimana prossima, ma al solito vedremo come va. Sembra un po' il motto di questo vlog: vedremo come va, non c'è dato saperlo. E niente, penso che per oggi basti così e farò un po' di scrittura domani, probabilmente la mattina. Domenica 14, buon San Valentino. Ho scritto per all'incirca 40 minuti, mezz'oretta stamattina. Adesso vado a fare yoga e dovrò passare il resto della giornata a lavorare alla tesi, quindi mi sa che per oggi andrà così. Sono comunque soddisfatta di quello che ho fatto ieri, quindi il mio weekend è sicuramente stato produttivo per quanto riguarda la scrittura. Vedremo come andrà settimana prossima. Sono ancora appunto nella fase di ricopiatura dell'agenda, quindi nessuna novità, nessuna idea al momento. Sto semplicemente procedendo, sono proprio a quello che era l'epilogo, che probabilmente diventerà un capitolo normale, dipende un po' da come cambierò il tutto. Allora, stamattina è stata sicuramente una giornata produttiva, con iniziare dal fatto che ho tagliato la frangetta e sono riuscita comunque a tagliare un lato più corto dell'altro, però vabbè, sono dettagli, rifinirò i lati successivamente. In ogni caso, stamattina ho scritto per un'oretta e sono lieta di annunciare che mi mancano 4 pagine alla fine. Ho iniziato oggi l'epilogo, questo perché 5 pagine ho saltato perché sono tutte della stessa scena ed è una scena che non sono sicura se includerò o meno, quindi ho deciso di aspettare prima di doverla ricopiare per niente e poi cancellarla. In ogni caso spero di riuscire a scrivere un pochino stasera per finire tutto oggi. Dopo aver scritto ho fatto yoga, ho fatto la doccia e poi sono passata in biblioteca fermandomi a fare una passeggiata molto breve al cimitero. Avevo dei libri da ritirare per la tesi. Adesso preparerò il pranzo, visto che dopo pranzo devo iniziare ad ascoltare le registrazioni della lezione di oggi. Prima di farlo però vorrei filmare questo momento. Ho ordinato un libro che aspettavo da un po' e finalmente è arrivato, quindi unboxing. Il mio bambino. L'ultimo, nel vero senso del termine, visto che l'autore purtroppo ci ha lasciati, libro di Zafon. Già vedo delle foto.
appena un momento oggi inizierò a leggerlo, assolutamente senza dubbio. Ed è con questi capelli da pazza fuori di testa che vi comunico che ho finito di ricopiare tutto quello che avevo nell'agenda, escluso per quella scena che non penso di includere. In ogni caso è lì, se cambierò idea la ricopierò successivamente. Ho anche aggiustato l'epilogo, che è molto breve e penso che resterà appunto come epilogo staccato rispetto a tutto il resto. La prossima mossa sarà fare una sessione, o probabilmente più di una, molto intensive di brainstorming, perché come ho detto la seconda parte della storia non funziona, è molto debole, ci sono parti della trama che a causa dei personaggi coinvolti non hanno molto senso, quindi dovranno essere cambiate. Oltretutto mi sono resa conto che se voglio aggiungere quelle scene in più dal punto di vista di Blaze devo cambiare un aspetto fondamentale della storia e non so bene come farlo, quindi anche lì sarà una sfida. In ogni caso sono molto contenta di essere riuscita a finire e spero di riuscire a fare brainstorming e a strutturare questa seconda parte della storia in maniera veloce, così poi posso scrivere e mandare alla mia beta. Ho appena realizzato di non aver concluso questo vlog, nonostante la mia intenzione iniziale fosse continuare fino al completamento della storia. È evidente che la seconda parte di Slytherin Secrets avrà bisogno di un lavoro estensivo che ovviamente non posso aggiungere in questo vlog perché è già abbastanza lungo. Di conseguenza magari farò un secondo vlog più avanti, quando sono quasi alla fine, per avere diciamo una registrazione del momento culminante in cui finalmente finisco la storia, o almeno la sua seconda stesura. In ogni caso volevo solo ringraziarvi per aver visto questo video, soprattutto visto quanto si è rivelato lungo. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima. Buona scrittura!